L'ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, è ricordato per il suo governo dispotico e per l'episodio tragico che ne causò la caduta, lo stupro e il conseguente suicidio della nobildonna romana Lucrezia. Questo evento scatenò l'indignazione e la rivolta tra i nobili romani, guidati da Collatino, Lucio Giunio Bruto e Publio Valerio Publicola, che riuscirono a scacciare il re e la sua famiglia dalla città nel 510 a.C. Tuttavia la storia potrebbe essere più complessa di quanto tramandato. La cacciata dei Tarquini ha infatti delle somiglianze sospette con la cacciata dei Pisistratidi ad Atene, suggerendo che i racconti potrebbero essere stati modellati per legittimare il nuovo regime repubblicano. Nonostante le incertezze storiche, ciò che è certo è che la monarchia romana terminò con la cacciata di Tarquinio e che Roma, nel 509 a.C., si trasformò in una repubblica. Con la fine della monarchia, Roma adottò un nuovo sistema di governo basato su 2 consoli, eletti annualmente, che detenevano un potere quasi assoluto. Questa struttura fu pensata per evitare il ritorno di una tirannia, dividendo il potere tra 2 persone e limitando la durata del loro mandato. Inoltre, per affrontare situazioni di crisi eccezionali, venne istituita la carica di dittatore, che aveva pieni poteri per un massimo di 6 mesi. Il potere dei consoli era bilanciato dal Senato, un'assemblea di ex magistrati con vasti poteri, che includevano il controllo delle finanze, i rapporti diplomatici e la supervisione delle decisioni delle assemblee popolari. Il Senato, secondo la tradizione, fu creato da Romolo, il leggendario fondatore di Roma, e rimase un'istituzione fondamentale per tutto il periodo repubblicano. Roma repubblicana si distingueva anche per le sue assemblee popolari, che erano 3, i comizi curiati, i comizi centuriati e i comizi tributi. I comizi curiati, i più antichi, si occupavano principalmente di questioni legate al diritto familiare, ma con il tempo persero importanza. I comizi centuriati, invece, erano basati sulla divisione della popolazione in classi di reddito e giocavano un ruolo chiave nell'elezione dei magistrati maggiori e nelle decisioni militari, come la dichiarazione di guerra. I comizi tributi rappresentavano le tribù territoriali di Roma e avevano il compito di eleggere i magistrati minori e approvare le proposte di legge. Tuttavia, nonostante il loro potere teorico, le decisioni finali dovevano essere ratificate dal Senato, il che limitava la loro autonomia. Uno dei primi atti della neonata Repubblica fu la stipula di un trattato con Cartagine nel 508 a.C., che impegnava la potente città fenicia a non attaccare i centri del Lazio sotto l'influenza di Roma. Questo trattato rifletteva l'espansione del controllo romano sul Lazio durante il regno di Tarquinio il Superbo, ma dopo la caduta del re, molti centri laziali avevano riguadagnato l'indipendenza e la Lega Latina era diventata abbastanza forte da sfidare Roma. Le battaglie decisive tra Roma e la Lega Latina si svolsero nel 496 a.C. presso il lago Regillo. La vittoria romana portò alla stipula del Foedus Cassianum, un'alleanza tra Roma e la Lega Latina, che sanciva la cooperazione contro le minacce comuni, come i popoli appenninici dei Volsci, Equi e Sabini. Questa alleanza fu ulteriormente estesa nel 486 a.C. agli Ernici, un altro popolo del Lazio, consolidando la posizione di Roma nella regione. Il periodo repubblicano è ricco di figure leggendarie che incarnano i valori romani di coraggio, sacrificio e dedizione alla patria. Uno di questi è Gneo Malcio Coriolano, un nobile esiliato che, per vendetta, si alleò con i Volsci contro Roma. Secondo la leggenda, Coriolano marciò fino alle porte di Roma e fu convinto a ritirarsi solo dalle suppliche della madre e della moglie. Un'altra figura emblematica è quella di Lucio Quinzi Cincinnato, che nel 458 a.C. fu nominato dittatore per salvare Roma dall'invasione degli Equi. Dopo aver sconfitto i nemici sul Monte Alcido, Cincinnato rinunciò immediatamente ai suoi poteri straordinari e tornò alla sua vita di agricoltore, diventando un simbolo di virtù civica e moderazione.